Buongiorno a tutti voi, bentornati nella mia cucina. Oggi proveremo a rendere un po' più speciale un piatto che di fatto già lo è e che nella sua esecuzione ha una semplicità disarmante. Realizziamo insieme la mia versione sfiziosa dell'insalata di riso. Questi gli ingredienti per realizzarlo, un trionfo di colori. Vediamoli insieme uno per uno. Iniziamo con il pezzo forte, il riso. Questo qui è un riso, un parboil, è particolare perché rispetto al parboil normale questo qua è a chicco lungo. È un riso utilizzato spesso nei piatti etnici ed è ideale per questo tipo di preparazione. Ne andrò a utilizzare 250 grammi. Ci occorreranno inoltre 4 uova che andremo a farle sode, 70 grammi di peperone con la buccia gialla, 70 grammi di peperone con la buccia rossa per dargli più colore al piatto finale, 120 grammi di tonno, io uso i filetti, questi qua. Se non ce li avete in casa potete usare le scatolette, se dovete andare a comprarli prendete i filetti perché danno un sapore migliore all'insalata. Cipollotti sott'aceto. Utilizzo inoltre 60-70 grammi di carote, queste qua le ho tagliate a dadini e poi le andremo a cuocere. Circa 100 grammi di piselli freschi che andremo anche questi qua a cuocere. Andiamo a utilizzare una fetta spessa circa 6-7 mm di prosciutto cotto, un centinaio di grammi di scamorza affumicata e inoltre io utilizzo anche un wuster che secondo me è fondamentale. Questo qui è un wuster del Trentino. Evitate come la morte tutti quei wuster commerciali perché fanno più male che bene. Ho denocciolato e sminuzzato un 60-70 grammi di olive nere. Per dare all'insalata quel tocco speciale io vado a utilizzare anche dei funghi sott'olio. In questo caso io ho preso dei porcini che sono spettacolari. Se non ce li avete potete usare qualsiasi altro tipo di fungo. Certo è che se la voglio rendere speciale il porcino si presta perfettamente per questo compito. Andrò a utilizzare dell'olio extravergine di oliva, un po' di sale e 100 ml di aceto di vino bianco. Vediamo tutti i passaggi per realizzare questo piatto, che difficoltà di fatto non ne ha, ma prima sigla! Portiamo l'acqua in ebollizione in una pentola e nel momento in cui bolle andiamo ad aggiungere all'interno il sale. Aggiungiamo all'interno il riso. Questo qui è un riso che cuoce in 10 minuti, quindi noi consideriamo come tempi di cottura 8 minuti. Sempre un paio di minuti in meno rispetto al tempo di cottura scritto sulla confezione. A 8 minuti spegniamo il fuoco e andiamo a scolare il riso. Nota importantissima, il riso non andiamo a sciacquarlo sotto l'acqua, lo facciamo raffreddare in una pirofila senza toccare acqua. Andiamo a inserire il riso dentro una pirofila e lo facciamo raffreddare allargandolo il più possibile, in questa maniera. Vedete come rimane comunque il chicco compatto e non si attacca uno con l'altro. Questo è un proprio ideale come tipologia di riso per creare questi piatti qua. Nel frattempo che il riso si raffredda noi ci impegniamo nella preparazione degli altri ingredienti. Rimettiamo l'acqua nella pentola, accendiamo il fuoco e andiamo a inserirci dentro le uova. Dal momento in cui l'acqua inizierà a bollire contiamo di orologio 8 minuti e poi li tiriamo via. Recuperiamo le uova cotte, riportiamo in ebollizione l'acqua e andiamo a cucinare il wuster. Prima di farlo andiamo con uno stuzzicadente, andiamo a fargli qualche foro in modo che il grasso in eccesso possa uscire in cottura. Caliamo il wuster all'interno e contiamo 8 minuti. Estraiamo il wuster e lo mettiamo da parte. Con l'acqua che ancora bolle andiamo a cucinare le verdure. Aggiungo nell'acqua in ebollizione 100 ml di aceto di vino bianco. Metto le carote sopra la vaporiera e così come sono le faccio cucinare 14 minuti. Mettiamo i peperoni, facciamo la stessa cosa e contiamo 10 minuti. E aggiungiamo i piselli e contiamo 5 minuti. Procediamo ora al taglio degli altri ingredienti. Andiamo a eliminare il grasso del prosciutto. Facciamo delle striscioline larghe circa 1 centimetro e andiamo a tagliarlo a dadini. Andiamo a tagliare anche la scamorza alla stessa maniera, facciamo sempre
fette da circa 1 centimetro, e anche qui con pazienza facciamo tutti i nostri cubetti. Tagliamo anche il wuster, usate wuster di qualità, mi raccomando, e non quelli classici industriali. Vado a tagliare anche gli albumi delle uova a tocchetti e tengo da parte i tuorli. Non li vado a mescolare tutti insieme perché altrimenti poi mi fanno un mappazzone totale. Così invece posso aggiungere ogni metà dentro il piatto del commensale. Adesso abbiamo finalmente tutti gli ingredienti pronti e possiamo andare a mescolarli insieme. La prima cosa che andiamo a fare è controllare che effettivamente sia tutto sgranato il riso. Come vedete, senza passare sotto l'acqua e tutto, vedete come è rimasto asciutto e bello sgranato. Gli aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva. Inizio a metterci dentro le uova, gli albumi. Consiglio, non mettete subito tutto dentro, controllate sempre le proporzioni man mano che inserite gli elementi. C'è sempre tempo a aggiungere e andare a tirarli via, poi è un disastro. Le carotine. Andiamo dentro con i piselli, sempre cotti a vapore. Guardate già che bel colore sta assumendo. Peperoni, qui dentro ci sono sia gialli che rossi. Wuster, questi qua li metto tutti perché altrimenti poi finisce che me li mangio così. La scamorza, tonno, il tonno questo ci vuole, Un'insalata di riso senza tonno non è insalata di riso. Olive nere che danno colore. I funghi porcini, questi potrei anche dosare, ma questi vanno tutti, Mi dispiace, non ne lascio neanche uno. Mi mancano le cipolline, che è l'unico sottaceto che tollero dentro questa preparazione. E infine il prosciutto cotto. Guardate che colore invitante, veramente. Nulla a che vedere con quelle comperate con i sottaceti, tutti quei preparati già fatti. Fatela voi, mi raccomando. Ci siamo ed eccola qua, la mia insalata di riso. Vado a porzionarla dentro un contenitore, una ciotolina. E gli inserisco sopra anche il quarto dell'ovetto. Come di consueto, eccomi qua, forchettina, prova dell'assaggio. Guardate, faccio vedere un po' tutti i colori, li avete già visti, però faccio vedere ancora. Vado a prendere una generosa forchettata, guardate qui, a favore di camera e mandiamo. Subito il porcino, ogni tanto un po' di fortuna. Allora, ovviamente è molto buona, gli ingredienti sono davvero tanti, però sono tutti molto buoni, sono cotti in maniera particolare, quindi ognuno rilascia il proprio gusto, il proprio sapore, non vanno a sovrastare nessuno con gli altri ingredienti, si sposa benissimo. Non ho aggiunto tanti grassi, l'olio, soprattutto perché poi alcune preparazioni, alcuni ingredienti già lo contenevano, quindi ci siamo limitati e questo poi permette di avere un sapore e di distinguere tutti i sapori. L'insalata di riso si presta come piatto per antonomasia per affrontare l'estate, soprattutto per il fatto che lo potete fare anticipatamente e poi lo mangiate anche per tutta la settimana. Questo poi è il segreto fondamentale perché ci spinge a usare tutti questi ingredienti, perché un po' svuotiamo il frigo e un po' la possiamo mangiare e gustare per diversi giorni. Come potete ben immaginare è un piatto che si presta veramente ad ogni tipo di fantasia. Io qua ho usato questi ingredienti perché secondo me si sposano bene e danno un qualcosa di diverso alla solita insalata di riso. Nulla vi vieta a voi di sbizzarrire con le vostre fantasie, anche quelle più nascoste, e realizzare quello che volete. L'importante è che la voglia di cucinare, di provare, non vi abbandoni mai. Spero che come sempre anche questa ricetta vi sia piaciuta e vi abbia dato qualche spunto in più. Se così fosse vi invito a scriverlo nei commenti, a lasciare un like e iscrivervi al canale se vi fosse venuta voglia. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dal Crapapelata, ciao belle gioie, ciao! Altro che equilibrio e proporzione degli ingredienti, quasi va giù a badilate.